Benvenuti, Children of the Light. Oggi continueremo la nostra strada per scoprire l'identità del profeta, quella che già nella prima parte abbiamo svelato in maniera un po' forse sorprendente per la maggior parte di voi. Facendo un piccolo riassunto, il profeta, il primo profeta, ovvero colui che guidava il popolo verso una condizione migliore, verso un mondo migliore che era quello di Sky, un mondo da esplorare, da scoprire e in cui costruire il proprio futuro, era proprio il primo saggio, il primo anziano, quello che troviamo all'interno del tempio dell'Isola dell'Alba. Dico questo perché tutti gli indizi conducono a lui, sul fatto che nella Sky più antica proprio quel tempio aveva un'importanza fondamentale, perché coloro che sbarcavano qui dovevano fronteggiare gli elementi naturali che si ponevano come ostacoli nei confronti dell'esploratore, dell'esplorazione del mondo. Il tempio, come vediamo, divide esattamente in due quella enorme colonna di nuvole che altrimenti avrebbe schermato la possibilità di proseguire. Poi vediamo le barche, vediamo le rampe di lancio, vediamo tutto questo che fa parte proprio dello spirito del primo anziano. Infatti il primo tempio è dedicato proprio alle barche, che è l'elemento con cui tutto il popolo di Sky si sposta. E finché la costellazione del profeta, che esiste sin da quando gli uomini abitavano sulle stelle e poi scesero appunto su Sky per qualsiasi ragione essi possano aver scelto di scendere su questa terra, continua a esistere fino alla fine, cioè finché il popolo, finché il regno, anzi i 7 regni che ormai avevano costruito o comunque avevano localizzato, erano uniti. Nel momento in cui si sfaldano, la costellazione dell'anziano scompare. Ma oggi andiamo a parlare di quello che comunemente viene definito il profeta, mentre la teoria dell'anziano è qualcosa di nuovo, probabilmente, nell'ambiente di Sky e che ho elaborato da me stesso, quella del profeta è palese all'interno del gioco ed è comune in molte teorie che potete trovare anche su YouTube. Questo fantasma che sto seguendo è importantissimo perché è il primo indizio che ci conduce a questo bambino speciale, un bambino che, come vedete, cade come una meteora all'interno del mondo di Sky. Una meteora cade dal cielo portando con sé questo piccolo bambino. Questo bambino ha la forma di molti Children of the Light, ovvero di molti di noi. Ha la forma anche di quel bambino che vediamo alla fine del nostro percorso nell'Eden, ma anche la forma di quei bambini di luce che noi chiamiamo ali. Andiamo ad osservare il ricordo. Il risveglio, probabilmente, del profeta. Oppure no, perché in questo caso noi possiamo avere due strade divergenti. Dovute a cosa? Dovute al fatto che, come ho detto già negli episodi precedenti, il gioco di Sky si sviluppa nel tempo, quindi molte informazioni vengono modificate, vengono aggiunte, vengono alterate. E quindi se questo inizialmente era quasi sicuramente il
children per eccellenza, ovvero il profeta che arriva dal cielo per salvare questo popolo, oggi possiamo dire che probabilmente potrebbe anche non esserlo. La ragione per cui dico questo lo vedremo più avanti. Per il momento teniamo buono che questa è una delle prime testimonianze della venuta del profeta. Le altre due probabili testimonianze, come ho detto nel primo episodio della storia dedicata all'Isola dell'Alba, si trovano all'interno delle missioni di Aurora. La venuta di Aurora nel mondo di Sky ha sconvolto un po' le regole e ha messo delle basi molto ferme per quanto riguarda la storia. Ha fatto chiarezza su molti aspetti che fino a quel momento potevano essere solo supposti, ma probabilmente molti di questi nemmeno capibili fino in fondo. Quindi la venuta di Aurora, l'evento dedicato ad Aurora, a questo spirito importantissimo, sia per il gioco di Sky, sia per la storia di Sky. Pensate solo a questo, pensate a che differenza di influenza ha questo spirito, cioè lo spirito di Aurora, rispetto a quello del Piccolo Principe o dell'ultimo, cioè il Cervo dai 9 colori. Quest'ultimi due non fanno alcuna differenza all'interno della storia, mentre Aurora viene inserita all'interno di una mappa e prende pieno possesso di quel pezzo di mappa. Non solo, ma estende le sue missioni su molte mappe di Sky. Quindi nelle missioni di Aurora c'è una verità storica che non possiamo ignorare. E questa verità ci parla anche per ben due volte, di un bambino. Mette al centro di tutto un bambino. Nella prima, quella che ogni giocatore affronta prima di approdare al concerto vero e proprio, ovvero la missione dedicata a Runway, vediamo questo bambino che arriva nell'Isola dell'Alba accompagnato dalla madre. Orfano di padre, arriva su questa terra proprio con il sogno del migrante, con il sogno di coloro che arrivano in un posto nuovo e che guardano e si lasciano rapire dalla bellezza di questo mondo. Infatti nella prima parte è la madre che deve convincere il bambino a muoversi. A un certo punto lui si siede proprio sulle scale, classico atteggiamento infantile. Poi dopo il bambino viene rapito dalla bellezza dell'antica Isola dell'Alba. Non avrebbe senso altrimenti il suo correre in maniera così spontanea, ignorando addirittura la madre che è dietro di sé. A un certo punto se ne rende conto, torna indietro, ma la madre è scivolata dal muro. Allora il bambino viene colpito da una profonda tristezza, da una profonda angoscia. Si prende tutto il tempo per curare la morte della madre, per seppellirla, per piangerla. Dopodiché il richiamo alla vita è così forte che non può far altro che girarsi e sentire il richiamo di tutti quegli altri migranti che vanno sulle barche verso il nuovo mondo, oltrepassando appunto il tempio del primo saggio. Nell'ultima parte di questa missione vediamo come lui corre a piedi cercando di raggiungere le barche con le persone che lo chiamano a bordo e alla fine si protende verso quell'ultimo pezzo di scalinata per appunto spiccare il volo, comunque essere preso da qualcuno per andare nel tempio. Allo stesso modo si conclude il pezzo di Runway all'interno del concerto di Aurora. Questo bambino, insieme a una miriade di persone che gli stanno dietro, si pone davanti a tutti su questa scalinata, tendendo verso appunto il tempio dell'Isola dell'Alba.
Chiaramente è una grossa differenza se questo bambino arriva dal cielo, un po' come Superman, oppure se arriva come migrante e poi succede quello che ho raccontato. Fa una differenza enorme, perché da una parte abbiamo il classico superumano che scende sulla Terra ed è destinato a qualcosa di grande. Dall'altra parte invece abbiamo l'eroe che si costruisce dal basso, quindi colui che arriva dalla condizione più miserevole possibile per poi ergersi a capo di tutto. Sono due teorie che cozzano fra di loro ed è per questo che ho detto attenti a pensare che quel ragazzino che vediamo nella missione del fantasma sia per forza considerato il profeta. Qui finisce la parte dedicata al profeta nell'Isola dell'Alba. Vi aspetto nel prossimo episodio per andare a esplorare la grotta delle profezie. E ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.